Benvenuti alla 10ª puntata di TG Spazio, un podcast dove parlerò delle principali notizie di, indovinate cosa? Del campionato mondiale di burraco nella provincia di Cremona. No, non è vero. E quindi parlerò di spazio, ovviamente, cercando di renderlo fruibile anche a quelle persone che vogliono rimanere aggiornate su un tema affascinante e complesso su cui magari sanno ancora poco. Io sono Jonathan Roberts, fondatore di Pandascienza, e quindi iniziamo. Prima però la solita richiesta: se siete qui è perché il formato magari vi piace e potete aiutarmi a farlo crescere nel modo più semplice del mondo, iscrivendovi al canale e lasciando un like. L'algoritmo di YouTube è una bestia capricciosa e ogni vostro click è un colpo di spada contro di lui. Grazie! Apriamo questa 10ª puntata con una notizia che potrebbe sembrare di nicchia, ma che in realtà apre una finestra su qualcosa che probabilmente, ai noi, sentiremo parlare sempre più nei prossimi anni, ossia la militarizzazione dell'orbita terrestre. Una startup della California del Nord chiamata iMetalX è uscita dalla cosiddetta modalità stealth, che nel gergo delle startup significa semplicemente che fino a ieri lavoravano senza dire niente a nessuno. E lo ha fatto per annunciare una collaborazione con un'altra azienda, la Psyonic, specializzata in navigazione autonoma in ambienti privi di segnale GPS. Insieme le due aziende stanno sviluppando un sistema capace di creare modelli 3D ad alta fedeltà di quelli che tecnicamente si chiama RSO, ovvero Resident Space Object. Tradotto, qualsiasi oggetto che orbita intorno alla Terra, che sia un satellite attivo, un pezzo di rottame spaziale o, diciamolo chiaramente, un satellite militare avversario, e lo fanno in pochi minuti. Il cuore del sistema è la combinazione tra un LiDAR Doppler per la navigazione spaziale, sviluppato da Psyonic, e la piattaforma software Asgard di iMetalX, affiancata da una intelligenza artificiale che si chiama Thor. E a quanto pare in questa azienda sono molto fan della mitologia nordica, il che mi fa sorgere spontanea domanda che se il CEO abbia guardato un po' troppi film della Marvel. Ma al di là di nomi evocativi, quello che è importante capire è l'obiettivo reale di questo sistema. Non è pensato per la ricerca scientifica, né per tenere sotto controllo i detriti spaziali nel senso ambientale del termine. Il CEO di Psyonic è stato piuttosto esplicito in merito, dichiarando che il sistema è progettato per essere integrato direttamente nell'architettura della United States Space Force e della Space Development Agency. Stiamo parlando, in parole povere, di tecnologia militare per l'ambiente spaziale. iMetalX ha già ricevuto 6,2 milioni di dollari di finanziamenti militari, tra cui contratti a FWERX e SpaceWorks, ossia i bracci di innovazione dell'aeronautica militare americana applicati allo spazio. E il piano è ben preciso. Nel 2026 i clienti inizieranno a usare i loro prodotti da terra per creare modelli digitali accurati degli oggetti in orbita, mentre dal 2027 in poi il sistema verrà testato direttamente nello spazio su oltre 7 missioni. Tutto questo mi porta a una riflessione che non posso fare a meno di condividere. Per anni si è parlato dello spazio come un bene dell'umanità, un luogo di cooperazione scientifica internazionale, e infatti la Stazione Spaziale Internazionale ne è l'esempio più alto. Oggi però, guardando come si stanno muovendo sia gli Stati Uniti che la Cina, e su questo torneremo fra poco, è evidente che l'orbita terrestre sta diventando sempre più un dominio strategico e militare. Non è fantascienza, è quello che sta succedendo adesso, siamo nel 2026, con soldi veri e contratti governativi. Forse è meglio tenere a mente questo concetto, perché nei prossimi anni, secondo me, ne sentiremo parlare e come. Passiamo ora a una notizia che, nel panorama dei nuovi vettori commerciali, ha il sapore di una piccola riscossa. L'11 marzo dalla Vandenberg Space Force Base in California è decollato il razzo Alpha di Firefly Aerospace per la sua 7ª missione chiamata Stairway to Seven. E vabbè, qui c'è una evidente citazione musicale. Comunque questa volta finalmente è andato tutto bene. Per capire il peso di questo successo bisogna fare un piccolo passo indietro e ricordare quello che è successo nel 2025. Ad aprile la missione precedente non era riuscita a raggiungere l'orbita a causa di un'anomalia durante la separazione degli stadi. Poi a settembre un evento che definirei spettacolare nel senso peggiore del termine. Il primo stadio, destinato proprio alla missione Stairway to Seven, era esploso durante uno static fire test, cioè un test a terra in cui si accendono i motori senza il lancio effettivo. Non esattamente quello che vorreste vedere quando state cercando di convincere i clienti che il vostro razzo funziona alla perfezione. L'indagine successiva ha identificato la causa, una contaminazione da idrocarburi durante l'integrazione del primo stadio. Un errore di processo, non un problema di progettazione. Una piccola consolazione, ma almeno sapevano cosa aggiustare.
Ebbene, la missione dell'11 marzo ha eseguito correttamente tutte le fasi del volo: separazione del primo stadio dopo circa 2 minuti e 40 secondi, espulsione del fairing, spinta del secondo stadio fino all'orbita a circa 243 km di quota. E in più, per assicurarsi di raccogliere più dati possibili, Firefly ha anche testato con successo il riavvio del motore del secondo stadio, una manovra operativa che apre le porte a missioni più complesse in futuro. Il carico era un payload dimostrativo per Lockheed Martin, ma la vera dimostrazione era il volo stesso. Firefly è ancora viva e sta imparando. Adesso c'è però un dettaglio che vale la pena mettere sul tavolo senza ipocrisie. Il vettore Alpha ha completato con successo 3 missioni su 7 tentativi totali. 3 su 7. Se fosse un calciatore che tira i rigori, non lo fareste tirare i rigori. Ma nel settore dei nuovi lanciatori commerciali questa è la realtà. Si impara sbagliando, e il punto è quante risorse hai per permetterti di sbagliare. Il prossimo passo sarà il lancio numero 8 con la versione Block 2, che porterà delle modifiche strutturali, nuovi sistemi avionici e una protezione termica migliorata. L'Alpha diventerà anche circa 2 metri più alto. Vedremo quindi se il nuovo vestito lo aiuterà a fare meglio. E adesso, signore e signori, è il momento di parlare del soggetto che più di tutti si sta muovendo con una coerenza che lascia pochi margini di dubbio sulla direzione di marcia, ossia la Cina. Ho già avuto modo in passato, sia nel blog che in questo podcast, di parlare di quello che definirei il lungotermismo del dragone. Di come la strategia spaziale cinese non si costruisca sull'annuncio ad effetto del giorno, ma su anni di investimenti sistematici, test silenziosi e infrastrutture che si materializzano quasi senza che ce ne accorgiamo. Questa settimana ci sono 2 notizie che messe insieme disegnano un quadro molto chiaro. La prima, la Cina vuole un sistema di cargo lunare economico. All'interno di una fiera commerciale aerospaziale a Shanghai, la CACE 2026, la Shanghai Academy of Spaceflight Technology, che fa parte del grande consorzio statale CASC, ha mostrato un concept per un lander cargo lunare riutilizzabile. Non uno solo, una famiglia di lander capaci di trasportare dai 120 kg ai 5.000 kg sulla superficie lunare, usando propulsione a metano e a ossigeno liquido, lo stesso tipo di propellente usato da SpaceX con Starship e dal cinese Zhukeko 3 di Landspace, che tra poco vedremo. Il sistema ha già superato i test di volo dimostrativo a terra: decollo, overing, evitamento di ostacoli e atterraggio. Quello che colpisce non è il singolo annuncio, ma quello che rappresenta. La Cina non sta pianificando di andare sulla Luna con un singolo viaggio di bandiera, come è stato per l'Apollo nel 1969. Sta costruendo un'architettura logistica, una serie di missioni cargo regolari per portare rifornimenti, rover, componenti di infrastruttura. In pratica, sta pensando da subito a come mantenere una base lunare operativa nel tempo. E lo fa in un momento in cui il piano quinquennale 2026-2030, le cui bozze sono attualmente in discussione a Pechino, include esplicitamente tra gli obiettivi nazionali la verifica della costruzione dell'International Lunar Research Station. Per chi vuole capire come mai questo sistema assomiglia molto al programma LPS della NASA, quello che ha portato in orbita lunare lander commerciali americani, è perché i cinesi stanno attivamente valutando un modello competitivo simile, aprendo le porte a proposte commerciali per il cargo lunare. Insomma, stanno costruendo il loro ecosistema spaziale commerciale guardando a ciò che funziona e adattandolo. Non è un'imitazione, è pragmatismo. La seconda, il motore che non ti aspetti. Mentre il SAST mostrava i suoi lander alla fiera, il 6 marzo la startup commerciale Landspace annunciava di aver completato un Long Duration Hot Fire Test per il suo nuovo motore BF, che sta per Blue Flame o Lanyan in cinese. Un motore da 220 tonnellate di spinta con architettura FFSC, ossia Full Flow Staged Combustion. Ora, se questo acronimo non vi dice niente, vi aiuto con un nome che invece conoscete, il Raptor. Il motore di SpaceX che fa volare Starship usa esattamente questa architettura e è considerato il futuro della propulsione riutilizzabile ad alte prestazioni: massima efficienza nell'uso del propellente, alto rapporto spinta-peso e maggiore durata del motore rispetto ai cicli più tradizionali. La complessità ingegneristica è enorme, pressioni interne altissime, ambienti termici estremici, ma chi la padroneggia ha un vantaggio strutturale sui concorrenti. Landspace non è un nome nuovo. È quella che nel dicembre 2025 ha effettuato il primo tentativo di recupero del primo stadio con il suo razzo Duke 3, tentativo non riuscito ma significativo. Il motore BF è pensato per la prossima generazione di lanciatori pesanti commerciali cinesi. E Landspace non è la sola, anche CASC sta sviluppando un motore FFSC per il suo futuro super vettore lunga marcia 9, e altre start-up come Space Pioneer, Wellite e Arctech
stanno già dichiarato le loro ambizioni in questa direzione. In altre parole, mentre in Occidente c'è sostanzialmente un solo attore privato che padroneggia la propulsione FFSC ad altissime prestazioni, e questa è SpaceX, in Cina se ne stanno sviluppando diversi in parallelo, con fondi sia pubblici che privati, quindi nell'arco di un piano quinquennale che ha già incluso i veicoli di lancio pesanti riutilizzabili tra le priorità nazionali. Ora mettete insieme i due pezzi, lander cargo lunare modulare più motori pesanti di nuova generazione. Non è, insomma, banale, è un programma spaziale che si prepara sistematicamente a costruire e rifornire una base sulla Luna entro il 2030. Mentre noi discutiamo di rinvii e problemi alle guarnizioni dell'elio sull'SLS, un razzo che non viene mai aggiornato, anzi ha un design abbastanza antico, loro stanno già posando i mattoni. Come dicevo nel blog, il dragone gioca su scale temporali che noi facciamo fatica anche solo a immaginare. Prima di salutarci, un aggiornamento veloce su Artemis 2. Ormai settimanalmente ci sono degli aggiornamenti su questa missione travagliata, diciamo. Ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata, nelle altre puntate prima di quella. Vi ricorderete che il razzo SLS era stato riportato al BAB, quell'enorme edificio dove è stato montato, a causa di un'anomalia del flusso dell'elio nello stadio superiore. Bene, i tecnici hanno riparato la guarnizione incriminata e quindi la nuova data indicativa per il lancio è il 1 aprile 2026. Sì, lo so cosa state pensando. 1 aprile. Pesce! Non è uno scherzo, almeno speriamo. Sarebbe un tempismo cosmico davvero crudele nei confronti di una missione che ha già accumulato rinvii, ritardi, più di un treno ad alta velocità in una giornata di sciopero. Non sto facendo commenti politici al riguardo. Comunque, teniamo le dita incrociate. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuta questa 10ª puntata, sapete cosa fare. Like, commento, iscrizione al canale. Ogni contributo fa davvero la differenza. Ci vediamo la prossima settimana con altri aggiornamenti dallo spazio. Alla prossima!